cresce l'entusiasmo in casa Milan, lo vedi dai sorrisi di Modric in panchina che scherza con Landucci, oppure dall'esultanza di Nkunku col palloncino e tutti attorno a festeggiare, si sblocca il Bebote, tutti contenti per lui. Lo vedi da tanti fattori, c'è entusiasmo, c'è voglia anche di giocare, di segnare, di continuare ad attaccare, perché sì, oggi magari l'avversario non era di quelle più proibitive, mettiamolo così, tutto vero, però vedere questi qua che già dopo 15 minuti hanno messo a segno almeno 5 occasioni, cioè comunque non è una cosa eh, che secondo me va in qualche modo non deve passare sotto traccia e non passa sotto traccia perché adesso se ne sta parlando di questo Milan, anzi è già chiamato un po' alla prova non della verità, ma sicuramente avremo delle risposte, no? Nelle prossime partite, soprattutto la prossima, ragazzi miei. E io vi dico la verità, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di gustarmela questa partita perché ho visto un Napoli sicuramente anche un po' dismesso sotto alcuni aspetti e invece si ritroverà in uno stadio che secondo me, ecco, poi lo stadio, sia per l'Inter che per me, questa è un'altra situazione che oggi non rappresenta forse un passo avanti, però eh, voglio vederla, ecco, voglio vederla. Ma prima di parlare di Milan-Napoli, oggi siamo qui per Milan-Lecce, per questa partita dove il Milan ha segnato 3 gol, ha colpito altri 4 legni, se non me ne sono perso qualcun altro, sì, 4 sicuri. È incredibile sta roba qua. E dove trovano il gol, dove trovano il coinvolgimento sia i titolarissimi, ma non solo. E ne parliamo. E come se lo facciamo, signori miei, come sempre. Prima un paio di robette veloci. Vi invito a lasciare il like per il solito algoritmo che come al solito ci mette di fronte a questa scelta. Se lasciare il like o meno, se soddisfarlo oppure no. Vi invito ovviamente anche ad iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. Domani abbiamo anche la Roma, l'Europa League. Vediamo un pochettino come l'approccia la squadra giallorossa. Comunque, trovate in descrizione tutti i vari profili social se volete un pochettino darci un'occhiata. Grazie comunque, ad ogni modo grazie perché in tanti. E poi a proposito di entusiasmo, che è il titolo, il leitmotiv un po', no, di quando si parla di Milan, in questo momento lo leggo anche dai commenti della community, no, sotto, che sapete è variegatissima e quando le cose per il Milan vanno bene i milanisti arrivano in massa e lo condividono. In questo momento si percepisce, anche perché il Milan parte da una stagione, quella dello scorso anno, sicuramente disastrosa, che ha portato questa squadra a giocarsi queste 2 partite di Coppa Italia che invece non doveva, non avrebbe dovuto disputarle se fosse entrato nelle... Come funziona? Le prime 8, giusto? Queste regole del Coppa Italia non me le ricordo neanche con precisione. Mi pare di sì, però. Il Milan è finito ottavo. E comunque ha dovuto fare 2 preliminari. Scusate, non è finito ottavo l'anno scorso il Milan. Ottavo. Perché? Io pensavo che le prime 8... No, forse... Boh, non lo so sta roba, onestamente. Poi mi dovrò andare a documentare. Perché ho dovuto fare questa sorta di preliminare di Coppa Italia. Mentre sappiamo che l'Inter e tutte le altre ci sono finite, no? Di diritto agli ottavi. Ottavi, quarti, sì. Vabbè, mettiamo da parte queste cose e parliamo di campo, di calcio giocato. Sì, ribadisco il fatto che il Milan si proprio percepisce da come l'abbia approcciata questa gara. Voleva subito sbloccarla e dopo, perché no, anche divertirsi. È vero che poi si è messo in discesa con l'espulsione che ci sta tutta a titolo regolamentare propiziata da un Kunku che comunque è una mina vagante, un giocatore che lo vedi, no? Arricchisce ulteriormente il parco offensivo del Milan che già è abbastanza variegato e sicuramente è molto
mobile in campo, non ti dà punti di riferimento, bellissimo tra l'altro anche il gesto tecnico, il gol, ragazzi, molto molto ben messo. Poi io sono uno di quelli che piace premiare anche un po' chi ti serve quel pallone, come l'ha calibrata bene anche col sinistro Saelemaekers, giocatore sottovalutatissimo, non si parla mai, eppure destro, sinistro, dribbling, giocatore sempre coinvolgente, propositivo, che sa fare le due fasi. Lasciamo stare, infatti non è un caso che ci sono dei pilastri a cui Allegri non rinuncia, anche oggi tipo Rabiot, l'ho detto lo stesso Saelemaekers, per forza di cose, per caratteristica anche Gimenez sta giocando praticamente tutte le partite e trova il gol Gimenez. Una cosa su Gimenez che avevo già ribadito, la voglio ancora confermare per l'ennesima volta, giocatore che fa sempre i movimenti giusti. Anche oggi ha avuto un sacco di occasioni, oltre al gol che finalmente lo porta a sbloccarsi, prima del gol, ma quante volte i movimenti, l'avete visto come va a tagliare, come si fa a trovare nel momento giusto, chi gli dà quella palla subito all'inizio partita. Dopo 5 minuti mi sembra che 3 volte era già arrivata alla conclusione. Giocatore propositivo. Ragazzi, sui movimenti lo vedi, è un giocatore che sa il fatto suo. Deve sbloccarsi, lo ha fatto stasera. Vediamo se gli darà un boost per le prossime gare. Perché Gimenez, ribadisco ancora una volta, ci tengo a precisarlo, per quello che ho visto con la sua, con la sua squadra precedente, il Feyenoord, è un giocatore che secondo me è stato troppo bollato facilmente come non all'altezza della situazione. Vedremo onestamente. Poi l'ho detto prima, ci sono i pilastri, c'è Rabiot, ragazzi miei, che ribadisco, si è calato nella parte, sembra un giocatore, un veterano di questa squadra. C'è Pulisic che quando entra è clamoroso. Poi parlerei anche dell'assetto difensivo, perché è vero che oggi poi non è semplice ancora una volta parlarne della difesa, più che difesa, dell'assetto difensivo che anche oggi subisce un solo tiro in porta, non occasione, un solo tiro da punizione, stop, è vero, con la superiorità numerica, ma è la squadra che concede meno XG e ancora una volta lo ha dimostrato. È stato utilizzato anche De Winter, l'abbiamo visto come centrale, non braccetto. Oppure in frangente si era spostato leggermente braccetto, ma forse più il momento e non per disposizioni tattiche. E ha trovato gli equilibri a questa squadra Allegri, e almeno con le medio-piccole, questo è certo. Ora vediamo quando si alzerà il livello come risponderà. Però questa è una squadra che, ribadisco ancora una volta, ha varianti. Ha varianti. Loftus-Cheek, Fofana. Oggi non c'era appunto Modric che rifiatava perché è centrale e qualcuno insinuava anche no, ma forse puoi perdere il posto uno come Modric. Invece abbiamo visto che per lui è fondamentale. Per cui già tanti punti fermi, già tante soluzioni alternative, già una squadra che ha trovato degli equilibri. È un Milan sicuramente che in questo momento è normale che, che come posso dire, crei aspettative. Questo è un Milan, ecco, concludo, un Milan che crea tante aspettative per i propri tifosi, ma per tutto il movimento della nostra Serie A, sicuramente, per quello che stiamo vedendo. Al momento credo veramente che sia la squadra più in forma. Vediamo quello che succede, ribadisco, nella prossima partita. Va bene, signori. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le accade, se volete iscrivetevi al canale, fatemi sapere la regola della Coppa Italia, perché ha dovuto fare questa sorta di preliminari di queste qualificazioni e altro, visto che comunque è finito ottava. Che è cambiato? Comunque mi documenterò. Un grande abbraccio da Neschio, signori miei. Un grande abbraccio.